Rieccoci quest'oggi con la versione mini dei Witch's Tarot. Come potete vedere utilizzerò appunto quest'oggi questi mini tarocchi, ma veramente molto belli e affascinanti, che ho già usato molte volte sul canale, per occuparci di un argomento ben preciso, ossia l'evoluzione appunto eventualmente emotiva di una questione. La domanda è molto specifica quest'oggi, cioè: mi ha soltanto illusa oppure provava davvero del reale sentimento per me? Per questa persona sono stata davvero importante? O lo sono, tutt'oggi? Oppure sono solo un passatempo, ha dei dubbi o aveva dei forti dubbi? Quindi cerchiamo di capire qualcosa in più quest'oggi dei sentimenti veri, reali, paure, situazioni interiori nascoste, una reale progettualità di una persona nei vostri confronti. Lo faremo utilizzando una stesa piuttosto ampia, con 7 carte, una stesa che ho già usato diverse volte sul canale, la stesa dell'amore, che risponde proprio a domande di questo tipo. È molto specifica. Come avrete già capito, questo è un video a una sola variante. Voi avrete notato che io tendo sempre ad alternare video a doppia variante a video a una variante unica. Questo ovviamente, come sempre, per cercare di accontentare un po' tutti. Quest'oggi sarà appunto un video ad una sola variante. Bene, possiamo dunque appunto iniziare a mescolare il nostro mazzo dei Witch's Tarot e serviamoci del principio di sincronicità. Perfetto. Come vedete appunto questa è la stesa a 7 carte di cui vi ho parlato poco fa, appunto la stesa dell'amore. Allontaniamo il resto del mazzo e come potete vedere qui abbiamo appunto le 7 carte. Prima carta in alto, la carta appunto prima estratta. Che cosa questa persona prova per voi? Quindi cerchiamo di capire le sue emozioni autentiche, quello che magari non sempre coincide con ciò che questa persona mostra. Seconda posizione, come vi vede, l'immagine che ha di voi, il vostro ruolo nella sua vita. Terza carta, che cosa desidera o desiderava da voi e dal vostro rapporto. Quarta carta, cosa teme, le sue paure legate a voi, legate ai sentimenti, ai rapporti, agli impegni. Quinta carta, che cosa nasconde, quello che non dice, i segreti del cuore, quello che tiene dentro magari per orgoglio, per timidezza, per confusione. Sesta carta,
quali passi farà a breve. Settima carta, l'esito della relazione, cioè la direzione che prenderà il vostro legame, lo sviluppo del vostro rapporto. Che tipologia di futuro vi aspetta? Chiaro ragazzi che questa stesa è inerente ai sentimenti che prova o provava una persona con la quale ancora avete un rapporto o con la quale avevate un rapporto. Una persona che però dal vostro punto di vista non è mai stata abbastanza chiara, cioè da portarvi ad oggi a dubitare del fatto che voi possiate essere state anche purtroppo soltanto una parentesi. D'accordo? Quindi questa è una stesa che si riferisce a chiunque abbia avuto una storia con una persona non chiara o abbia ad oggi una frequentazione con una persona non chiara. D'accordo? Frequentazione libera, con una persona impegnata, alla luce del sole, segreta, a prescindere dalla tipologia di rapporto, quest'oggi andremo ad indagare l'interiorità di questa persona che o avete ancora al vostro fianco o avevate, sulla quale però ci sono parecchi dubbi. Arriviamo dunque alla prima carta, cerchiamo di capire che cosa prova questa persona, cosa sente. Allora, 4 di denari, controllatina, questa persona molto trattenuta. Ragazzi, il 4 di denari è una carta che parla appunto di una passione, perché comunque parliamo di denari, quindi materialità, ma controllata. Del bisogno quasi morboso da parte di questa persona di certezze. Questa persona è l'antimatto, è l'opposto del matto, è l'opposto del diavolo. È una persona che ha il terrore del rischio. Questa persona preferisce lasciare le cose in stallo piuttosto che apportare un cambiamento nella sua vita che lui vede generalmente come fumo negli occhi. Questa persona è, emotivamente molto chiusa, poi può essere anche una persona brillante con tanti amici, ma quando si sta parlando di sentimenti, questa persona non ama procedere in maniera avventata. È una persona che tende a dubitare tanto degli altri, che non si fida degli altri e quindi nemmeno di voi. Ma non perché voi possiate aver fatto chissà cosa, ma perché caratterialmente questa persona ha paura di provare, di osare. È una persona che quindi non vuole mai mettere a rischio il proprio status, il proprio equilibrio, la propria apparente serenità. Questa situazione è legata certamente a vicende del passato, a vecchie ferite, che non permettono tutt'oggi a questa persona di lasciarsi andare a un sentimento travolgente, o non gliel'hanno permesso quando voi stavate insieme. Quindi è come se questa persona nei vostri confronti abbia tuttora o avesse avuto sempre in passato il freno tirato. È una persona molto rigida interiormente, che non permette mai a qualcuno di entrare nella sua vita, anche sconvolgendola in maniera positiva, perché l'amore ovviamente è una forza molto potente che lui teme. Quindi questa persona esprime una forte resistenza a lasciarsi andare. Questa non è una persona che ama perdere il controllo per amore, anzi, questa persona ha paura di perdere il controllo, vuole avere sotto controllo i suoi sentimenti, vuole centellinarli, vuole andarci proprio con i piedi di piombo questa persona. Ed è anche una persona che, ahimè,
si porta dietro, diciamo, un bagaglio di pregiudizi che non gli permettono di eventualmente sperimentare, conoscere, frequentare persone magari molto diverse rispetto a quelle che lui potrebbe aver magari sempre frequentato. Quindi è anche una persona particolarmente giudicante, è una persona che tende a, diciamo, dividere, no? Le donne in categorie, e quindi è una persona, direi, particolarmente fissata con determinati aspetti, qualità, caratteristiche che per lui deve avere la donna ideale. Quindi è una persona, ripeto, molto rigida. Se un'altra persona, anche soltanto, un'altra donna, anche soltanto per un piccolo particolare, non corrisponde esattamente alle caratteristiche primarie che deve avere per lui una determinata partner ideale, lui non la sceglie. Quindi è una persona che veramente non si lascia mai andare alla passione, all'amore in maniera totale e totalizzante. È una persona che, diciamo, tende a voler vivere i rapporti sempre sotto il gioco della razionalità. Motivo per cui voi ad oggi siete in questa stesa, perché è una persona effettivamente molto trattenuta, con voi è stata sempre molto trattenuta. Quindi, per carità, voi siete piaciute sempre molto a questa persona, voi piacete anche tuttora a questa persona, però è una persona che non ha mai dato appieno quello che avrebbe potuto dare, cioè il suo potenziale, diciamo, di cuore, no? Ha sempre centellinato, ma per paura, questa è paura, una paura, ripeto, legata a situazioni del passato, perché il 4 di denari si riferisce sempre a situazioni del passato che ovviamente rimangono come, diciamo, ancora delle ferite aperte, quindi non è una persona che ha metabolizzato in maniera positiva il passato. Quindi obiettivamente questa è una persona che molto difficilmente riesce a lasciarsi andare ai veri sentimenti. Quindi sicuramente una persona interessata a voi lo è sempre stata, lo è e lo era, però non vi ha dato tutto quello che avrebbe potuto darvi, soprattutto a livello di emozioni. Cioè, nel momento in cui questa persona si possa essere sentita molto legata a voi, ha cercato di frenare, si è frenata, si è bloccata, ha cercato di congelare questi sentimenti e di ragionarci su. Quindi ovviamente bloccandoli, d'accordo? Quindi non è una persona libera di amare interiormente, ma perché si castra, d'accordo? Quindi è un autolimitarsi da parte di questa persona per situazioni del passato che, per carità, evidentemente l'hanno scioccata, però tutti abbiamo sofferto per amore. Evidentemente per questa persona questa sofferenza è stata talmente grande, o ha dei tempi di resilienza veramente lunghissimi, per cui fa fatica a dimenticare. D'accordo? Fa veramente fatica a lasciarsi andare questa persona, sempre con il freno a mano tirato, questa persona a livello sentimentale, se non altro, tende veramente a non voler amare, a non volersi lasciare andare. Vediamo ora, ragazzi, invece in seconda posizione, appunto, che cosa abbiamo? Allora, il re di spade, cioè cerchiamo di capire come appunto vi vede questa persona, come vi valuta. Sicuramente il re di spade come valuta, appunto, lo abbiamo già detto anche con il 4 di denari, privilegiando la logica sulle emozioni. Allora, questa è una persona effettivamente giudicante, come vi ho detto anche poco fa, quindi 4 di denari e re di spade sono due carte che si sposano molto bene nel tratteggiare una personalità. Quindi questa è una persona molto dura, tende veramente a giudicare tanto gli altri e tende a come vi ho detto, diciamo, a privilegiare la ragione come modo e diciamo anche come modalità, come strumento per capire se una persona possa essere, diciamo, la partner giusta da affiancare a se stessa, a se stesso. Ecco, quindi è una persona che molto probabilmente tende a legarsi non tanto per amore, per passione, per erotismo, per vero trasporto, ma per lucida scelta. Quindi in amore, diciamo che ecco, è un modo alquanto discutibile.
di scegliere. Quindi è una persona che esige totale chiarezza, è una persona che esige onestà e abnegazione, quindi vuole una partner che a lui dia tutto. Pretende dunque una limpidezza assoluta. Non è detto però che lui ne dia, perché è pur sempre un re di spade. Quindi una persona molto furba e, come tutti i personaggi di spade, abile nel mentire. Quindi lui pretende chiarezza, lui pretende onestà, lui pretende limpidezza, ma non sempre ne dà. Quindi un bel personaggio, Sicuramente quindi è una persona complessa, particolare, che tende a creare con le altre persone, anche con la propria partner, diciamo una connessione emotiva molto fredda. Ora capisco perché voi siate in questa stesa. Cioè, questa persona tende proprio a non manifestare apertamente i suoi sentimenti, proprio perché cerca di evitare di farlo. Innanzitutto cerca di evitare di provarli, in primo luogo. Poi, in secondo luogo, questa persona non ama nemmeno troppo le smancerie, il romanticismo. Questa persona non ama i gesti d'amore plateali, non ama le follie per amore, non ama gli amori romanzeschi. Cioè, questa è una persona molto lucida e presente a se stessa. È una persona che non ama le dinamiche d'amore troppo complicate e, anche in caso con voi in passato sia stata romantica, abbia cercato di venirvi incontro in questo, ecco, è questo che ha fatto, ha cercato di venirvi incontro, ma questa persona in realtà ha finto. Cioè non è una persona romantica, il re di spade non è il re di coppe, è il contrario, è l'opposto di un re di coppe. Quindi non ama il romanticismo, non ama l'attaccamento, non ama l'emotività. È una persona che non ama fronzoli. Anaffettiva non proprio. Il re di spade, come tutti i personaggi di spade, come dico sempre, è un soggetto che il cuore ce l'ha ovviamente, ma lo tiene ben protetto, proprio perché tende a voler vivere i sentimenti con distacco. D'accordo? È una persona molto severa con gli altri perché giudica molto, ma anche con se stessa, quindi non vuole sbagliare, quindi tende a volervi accontentare, ma per non sbagliare, perché non vuole essere in qualche modo mai nemmeno rimproverata questa persona, non vuole mostrare falle. Però obiettivamente questa persona in realtà è tutto fuorché romantica. Anche in caso ve l'abbia dimostrato, si è sforzata questa persona, ma non era se stessa, stava fingendo. Preferisce molto di più i gesti tangibili, pratici, concreti. D'accordo? Quindi è spesso un individuo severo, giudicante appunto, con una freddezza eccessiva. Cioè questo non è un uomo, questo è un cyborg praticamente. Quindi è una persona che, ripeto, si avvicina all'amore con estrema diffidenza, pretende dall'altra molte prove, tipico dei personaggi di spade, mettere alla prova chi hanno davanti a sé. Quindi è una persona che, ripeto, veramente pretende tanto. Poi lui dà altrettanto, no, perché è pur sempre un personaggio di spade, quindi può fingere, può mentire, può non essere sincera questa persona. Un egocentrico, quest'uomo, cioè effettivamente tutto deve ruotare attorno a lui, cioè pretende veramente abnegazione, devozione da parte dell'altra persona, ma lui dà altrettanto. Chiaramente tra le qualità che lui pretende nella partner c'è appunto l'onestà, la fedeltà più integerrima, comportamenti assolutamente di grande moralità, eticità, per carità, fa benissimo. Peccato che però lui non sempre si comporta altrettanto, perché non è un re di coppe, è un re di spade.
D'accordo? Quindi è un iperlogico che tende a creare, diciamo, anche delle situazioni che mettano in luce magari anche dei difetti dell'altra persona, ma per valutarli ha un atteggiamento chirurgico anche nei confronti dell'amore. Quindi è difficile stare al fianco di questa persona, è veramente molto difficile. Ecco, vediamo in terza posizione che cosa desidera da voi o dal rapporto, che cosa desiderava anche effettivamente da voi e dal rapporto. Allora, qui abbiamo la carta degli amanti. Carta degli amanti, vedete, è una coppia bellissima, felice insieme. Quindi questa persona non vi ha illuso in questo. Cioè questa persona effettivamente cercava un rapporto o cerca un rapporto con voi. Voleva un rapporto pulito, leale, lo abbiamo detto con il Re di Spade. Voleva una donna che riuscisse a corrispondere, diciamo, non soltanto ai suoi canoni estetici, ma anche ai suoi canoni morali. Vuole eventualmente, in caso vi stiate ancora frequentando, poter allineare cuore e mente. Cioè, ripeto, questa persona ha proprio un elenco di un tot di qualità che per lui deve avere la donna ideale e lui pretende di trovare questa donna per cui ci siano spunte verdi positive su ciascuna qualità. Quindi, ripeto, è molto severa questa persona. In voi, lui potrebbe aver trovato questo tipo di donna, cioè una donna che sia, diciamo, stata eccellente da tutti i punti di vista, quindi sia da un punto di vista estetico, come bellezza, ma anche da un punto di vista morale, come interiorità. Quindi voi siete riuscite un po', diciamo, ecco, a creare delle falle, no? In questo suo carattere così freddo, così iperlogico, così a volte anche svalutante nei confronti di chi ha di fronte a sé. È chiaro che però ritorniamo al 4 di denari iniziale, cioè questa persona ha comunque paura proprio perché si trova di fronte ad una persona così importante ed eccellente come voi, che ovviamente questa persona ha iniziato appunto ad aver paura, a temere, perché di fronte a un grande amore, a un grande sentimento, questa persona si castra, lo abbiamo detto, si limita. Quindi di conseguenza, ok, questa persona voleva l'amore, voleva gli amanti, voleva il rapporto perfetto con la donna perfetta, però nel momento in cui lui l'ha trovata o ce l'ha ad oggi di fronte a sé, teme questa situazione perché ha paura di un grande amore, quindi lo vuole il grande amore, vuole la donna perfetta per lui, ma poi ne ha paura e quindi si ferma, si blocca. Quindi è una persona particolarmente, diciamo, spaventata dall'amore. Questa è proprio la classica paura dell'amore. Quindi in realtà da parte sua c'era e c'è l'intento di andare oltre la forte intesa sessuale, cioè questa persona non vi ha illuso, questa persona non vi ha preso in giro, cioè quello che questa persona voleva era veramente un rapporto. Voleva veramente che il vostro rapporto evolvesse in qualcosa di più importante, in un vero e proprio legame, o lo vuole tutt'oggi in caso appunto vi frequentiate ancora. È chiaro che però di fronte ad essere praticamente arrivato al traguardo, questa persona inizia a lasciarsi prendere da paure, da pensieri in riferimento al passato e quindi si perde. Quindi è chiaro che in caso ad esempio voi siate impegnate, ecco, lui vuole una scelta da parte vostra, pretende una scelta da parte vostra. In caso lui sia impegnato, è pronto ad una scelta, ma a patto che voi riusciate a dargli tutte, ma proprio tutte, le sicurezze e le certezze di cui ha bisogno. E quindi è pesantissimo veramente quest'uomo.
Cioè si lascia veramente prendere da mille paure, indecisioni, diffidenza, ha bisogno sempre di mettervi alla prova, ha bisogno sempre di rassicurazioni. E poi, ripeto, una persona che tende sempre troppo a tornare indietro nel passato, di modo che anche di fronte, ripeto, alla persona giusta, però tende sempre a centellinare i sentimenti, a centellinare l'amore, cioè l'intenzionalità c'era, non vi ha preso in giro, non vi sta prendendo in giro. Peccato poi che non sa arrivare al dunque, cioè non sa portare avanti poi la situazione. Ma dipende ovviamente dal suo carattere, al di là poi delle esperienze passate, ragazzi, ripeto, tutti possiamo aver sofferto per amore, però questa è una persona che veramente ne ha fatto una tragedia o che effettivamente non riesce a smaltire le sofferenze del passato, semplicemente un iperlogico, Cioè questa è una persona che anche di fronte alla persona giusta, che riesca ad avere veramente 10 su 10 per quanto riguarda le spunte verdi, a tutte le qualità che cerca, però poi comunque è una persona che non va avanti, che non fa evolvere la situazione perché poi si lascia prendere da paure, indecisioni, ma sarà veramente così lei? E quindi poi ricomincia di nuovo questa cernita per cercare di trovare magari proprio il difetto, no, in voi. Quindi è una persona veramente molto molto complicata. Così facendo ovviamente non fa procedere e diciamo evolvere il rapporto, cioè lascia la situazione stagnare in un eterno presente, no? Per cui effettivamente da parte vostra o comunque da parte di qualsiasi altra donna è normale dal mio punto di vista avere dei dubbi in riferimento a questa persona, perché veramente sembra non voler mai dare abbastanza, sembra non essere mai pronta a lasciarsi andare appunto all'amore e al sentimento. Lui pretende tanto, però lui così facendo dà veramente molto poco, Quindi è una persona che veramente fa fatica a lasciarsi andare all'amore, al sentimento, ma non per voi. Con qualsiasi altra persona, questa persona si comporterebbe in questo modo. Quindi pretende tanto, ma dà molto poco, questa persona, dà veramente molto poco, Allora, vediamo ora, ragazzi, in quarta posizione che cosa teme, le sue paure ovviamente legate a voi, ma anche ai sentimenti, quindi agli impegni d'amore. Vediamo un po', qui abbiamo, ragazzi, il matto, ovviamente, lo abbiamo menzionato a inizio stesa, appunto, questa è una persona che ha paura cosa? Ha paura dei colpi di testa, degli approcci istintivi, dell'amore travolgente, del vivere l'amore in modo disinibito, senza freni, senza pianificazione soprattutto. Questa persona non sopporta l'irrazionalità, gli amori ovviamente, ripeto, romanzeschi, gli amori irrazionali, le passioni travolgenti che rompono quegli schemi che lo rassicurano e ovviamente di cui lui non sa far a meno. Il matto rappresenta l'eterno presente, rappresenta la libertà, rappresenta la spontaneità, rappresenta i sentimenti che fuoriescono in maniera diretta, senza alcun tabù, senza problematiche particolari. Il matto rappresenta appunto il rischio, la mancanza di paura e fino ad ora in riferimento a questa persona abbiamo parlato soltanto di paure. Ecco, lui teme tutto questo. Quindi teme anche cosa? Avere al proprio fianco una persona così, avere il matto, cioè una persona coraggiosa che rischia, forte. Quindi una delle qualità che lui apprezza di più in una partner è appunto la ponderazione, la discrezione, la lentezza. In caso voi siate invece un turbinio di sentimenti, di emozioni, a questa persona questa cosa non piace, cioè crea a questa persona delle enormi difficoltà, perché non saprebbe come gestirvi, non sa gestire le sue emozioni, figurati quelle di un'altra persona. Questa persona non ama veramente l'istinto, l'ho detto dall'inizio, è un iperlogico, una persona veramente molto pesante. Quindi non ama appunto il romanticismo, non ama chi va a palesare in maniera chiara, diretta, spontanea i propri sentimenti, le proprie emozioni. Cioè, questa è una persona
che obiettivamente è un cyborg e ama i cyborg, cioè vorrebbe al proprio fianco una persona esattamente come lui, che non gli metta fretta, una persona che non ami, diciamo, ecco, gli amori plateali, le situazioni troppo coinvolgenti. Ama una persona che lo lasci lì, nel suo angolo, tranquillamente, senza forzare i tempi, con tutta calma. Una persona che come lui, diciamo, non vada ad esplicitare costantemente i propri sentimenti, cioè questa non è una persona che ama le grandi dichiarazioni d'amore. Pretende prove, perché lo abbiamo detto con il Re di Spade, che pretende comunque prove da parte vostra, no? Della vostra propensione nei suoi confronti, del vostro amore, della vostra dedizione, della vostra devozione, no? Al vostro rapporto. Però prove tangibili, prove concrete, ripeto, non ama le smancerie. Quindi è una persona che obiettivamente non ama neanche avere al suo fianco il suo opposto. In caso sia una persona impegnata, non ama assolutamente i colpi di testa, quindi non vuole essere messa questa persona di fronte al bivio, alla scelta. Non vuole essere forzata. Il matto rappresenta tempi veloci, lui odia i tempi veloci, ama i tempi lunghi. Quindi in caso questa persona si sia allontanata da voi, lo ha fatto per questo motivo, perché per qualche ragione questa persona si è sentita forzata, messa con le spalle al muro o al fianco di una persona troppo diversa rispetto a sé, quindi magari estremamente emotiva, una persona che ama l'amore, innamorata dell'amore. Una persona pronta a lasciarsi andare, a fare pazzie e follie per amore. Ecco, questa persona no. Non era e non lo è ancora tutt'oggi disposta a fare follie per amore. Lui le pretende, perché, ripeto, in caso voi siate impegnate, pretende da voi una scelta. Ma lui non è altrettanto disposto a farla questa scelta, o comunque non secondo i vostri tempi. I suoi sono lunghissimi. In caso il vostro sia stato un rapporto tra due persone libere, in caso voi abbiate chiesto qualcosa di più, per esempio una convivenza, un matrimonio, un fidanzamento ufficiale, questa persona non è disposta e non era disposta a darvi tutto questo, perché voleva semplicemente seguire i suoi tempi. Quindi è proprio l'emblema questa persona dell'egoismo. D'accordo? Cioè pretende da parte vostra tutto, che voi gli dimostriate costantemente quello che voi proviate o abbiate provato per lui, ma lui non è altrettanto disposto a fare, diciamo, tutto questo, no? Perché, ripeto, ha veramente terribilmente paura dell'amore questa persona e soprattutto, ripeto, non ama i tempi brevi del matto. Quindi è una persona che tende molto a temporeggiare, a valutare ogni passo. Il matto non pianifica, lui odia chi non pianifica. Quindi lui deve assolutamente organizzare tutto nel minimo dettaglio, il come, il dove, il quando, ma non solo per incontrarvi, anche proprio per definire l'evoluzione del vostro rapporto. Cioè questa persona vive di schemi, ma come si fa a schematizzare l'amore? Veramente non lo so, cioè è impossibile, non si può. Questa persona pretende l'impossibile, non puoi schematizzare un sentimento, non puoi schematizzare un desiderio, l'erotismo, la passione. Non si può fare tutto questo. Questa persona lo pretende e lo ha preteso, motivo per cui voi ad oggi siate in questa stesa, perché questa persona non si riesce veramente a comprendere, se non con l'aiuto di una terza persona che dia un'indicazione anche semplicemente sommaria su quella che possa essere la sua personalità, perché questa è una persona veramente molto complessa, è una persona che si scopre poco, è una persona che si castra continuamente. Cioè questa persona è tutto fuorché una persona spontanea, ripeto, deve veramente ponderare passo dopo passo, quindi questa persona non farà mai colpi di testa e in caso voi ne abbiate fatti, questa persona non l'ha tollerato o non è disposta a tollerarli. D'accordo? Anzi, lui ha paura di persone così, ha paura, no, del vostro istinto, ha paura anche del vostro coraggio.
Perché fondamentalmente questa persona non è coraggiosa, ma assolutamente. Cioè ragazzi, qua non parliamo soltanto di paure, qui parliamo anche di comunque codardia, cioè questa non è una persona che ha il coraggio di prendere in mano la situazione e di vivere un sentimento, a prescindere che sia una persona più o meno ovviamente impegnata, è comunque una persona che ha paura dell'amore, chiaramente ha paura di darsi, ha paura di in qualche modo aprire il suo cuore, cioè questa persona è veramente un coacervo di paure, di tensioni, di timori incredibili. Quindi è una persona che effettivamente è molto difficile da avere al proprio fianco, questo lo ripeto e lo ribadisco. Vediamo ora ragazzi in quinta posizione che cosa vi nasconde, vediamo un po' i segreti anche del suo passato. Ecco, immancabile ovviamente l'imperatrice, cosa nasconde? Ecco, allora l'imperatrice ovviamente non è la consultante, quindi non siete voi, non è generalmente appunto una parente o semplicemente un'amica, l'imperatrice è una compagna del passato di questa persona che ovviamente ha scioccato questa persona. Ecco l'origine, no, diciamo di questo comportamento anche avvezzo all'amore. Questa è una persona che per carità deve aver sofferto molto, l'imperatrice in accezione negativa solitamente è una donna molto capricciosa, è una donna che tende a tradire, quindi non è una donna fedele, è una donna, diciamo ecco, dal comportamento piuttosto dissoluto, una donna di bell'aspetto, è l'imperatrice, quindi è una donna generalmente molto bella, che piace molto, ma è anche una donna dall'atteggiamento poco pulito. Quindi abbiamo capito che sicuramente quest'uomo ha avuto a che fare, ecco, con una donna sicuramente non seria, una donna che lo ha preso in giro, una donna che ha ferito i suoi sentimenti, una donna che molto probabilmente lo ha tradito, ma diciamo sicuramente una donna che quindi ha lasciato in lui delle ferite notevoli, che lui ha ancora però. Difatti è nella posizione di quello che lui nasconde, cioè quest'uomo tiene ben nascosta questa esperienza, potrebbe anche non avervene parlato e lo fa per paura di essere ovviamente anche giudicata questa persona, quest'uomo, ma anche per orgoglio, per timidezza, per tensione in riferimento a questa situazione, ma anche per altrettanta confusione, cioè il ricordo di questa donna è ancora vivido nella sua mente. Ma ripeto, come ripeto sempre ragazzi, non per sentimento ancora che leghi quest'uomo a questa donna, ma per quello che questa donna gli ha lasciato. Quindi ancora purtroppo delle profonde ferite che rendono quest'uomo ancora incapace di lasciarsi andare a un sentimento reale. In caso questa persona sia impegnata, ovviamente l'imperatrice è la compagna ufficiale che rappresenta un ostacolo ad una sua reale scelta, cioè per quest'uomo questa donna è un vincolo negativo, però c'è. Quindi è una donna che potrebbe far leva, come tipico dell'imperatrice, sul suo potere, quindi sui suoi sensi di colpa. Quindi è una donna che potrebbe smuovere in lui dei rimorsi appunto nell'averla tradita, per esempio con voi, o nel provare del sentimento per voi. Quindi qui sicuramente parliamo di un'energia negativa particolarmente vincolante, d'accordo? In caso lui sia impegnato. In caso voi conosciate questa persona da poco tempo, quindi questa persona vi abbia diciamo anche semplicemente parlato in maniera sommaria della sua vita sentimentale, in caso per esempio vi siate conosciuti sui social o magari non abbiate nemmeno il numero di telefono di questa persona, sia semplicemente un interesse, un flirt, attenzione che l'imperatrice parla comunque di una presenza nella sua vita abbastanza, diciamo, ecco, ancora presente. Quindi cercate di ovviamente capire bene se questa persona possa essere libera o meno, d'accordo? In caso, ripeto, voi conosciate questa persona da poco tempo, perché evidentemente qui una persona c'era o c'è, o magari si è allontanata da poco da questa persona, motivo per cui questa persona è così trattenuta nell'amore ed è così in totale confusione. Fatto sta, ripeto, che
quello di cui questa persona non vi ha mai parlato in caso voi non stiate più insieme, o diciamo non vi parla in caso ancora voi stiate insieme, è una situazione del passato molto dolorosa che però lui fa fatica a dimenticare, quindi non la persona ma quello che questa persona gli ha combinato fondamentalmente. In caso sia una persona impegnata è la compagna ufficiale, in caso vi conosciate da poco attenzione perché potrebbe esserci un'altra persona che lui potrebbe semplicemente sentire o anche frequentare, d'accordo? Quindi sicuramente ecco, bisogna cercare di capire bene un po' ecco, quale possa essere la condizione reale sentimentale di questa persona. Veniamo ora ragazzi alla penultima posizione, quindi la sesta carta. Vediamo un po' appunto che passi farà questa persona, ovviamente a breve, quindi nell'immediato futuro, anche in caso non vi sentiate magari, no? Da tempo. Allora, qui abbiamo il 6 di denari. Allora, finalmente diciamo ecco il cyborg inizia a sciogliersi. Allora, diciamo che obiettivamente il 6 di denari parla di dimostrazioni, ovviamente di denari, quindi dimostrazioni chiaramente pratiche. Questa persona vi dimostrerà quindi interesse, vi dimostrerà affetto, vi dimostrerà attrazione, attenzione e ovviamente del tempo. In caso voi vi frequentiate ancora, vi ovviamente dimostrerà il bisogno in qualche modo di starvi accanto, di aprirsi ovviamente anche di più. In caso voi non stiate più insieme, vi mostrerà una voglia in qualche modo importante di riprendere la vostra frequentazione, di chiarire, di parlarvi o comunque di portare avanti la situazione. Vi dimostrerà di volervi ritrovare, di voler ritrovare il vostro feeling di coppia, di voler anche scendere a compromessi, quindi di venirvi incontro e soprattutto in caso tra voi ci sia stata una rottura, di procedere senza alcun risentimento, di in qualche modo cercare anche di comprendervi, quindi diciamo che cercherà di smascherare anche dei lati negativi del suo carattere, quindi cercherà di aprirsi ad una maggior onestà nei vostri confronti, magari anche parlandovi di determinate paure. Quindi se di denari può parlare anche di confidenze, no? Quindi questa persona potrebbe straordinariamente mostrarsi più onesta, più empatica e sincera anche nei vostri confronti. Si scioglierà, quindi aumenterà anche il rispetto, quindi nei vostri confronti, nei sentimenti che voi provate per questa persona, nei confronti di questi sentimenti, anche nei confronti del vostro carattere. Se abbiamo detto fino ad ora questa persona potrebbe non aver apprezzato magari il vostro sentimentalismo, il vostro romanticismo, il matto, il vostro modo magari di essere molto diretta, ecco, potrebbe iniziare ad apprezzarlo, a cercare di se non altro capire che cosa vi porti ad essere in questo modo, d'accordo? Quindi si mostrerà, ripeto, più aperta a voi questa persona, più comunicativa e anche emotivamente più stabile. Cercherà di darvi supporto e vi apparirà una persona molto più, ripeto, empatica e generosa, quindi pronta anche ad accogliere i lati del vostro carattere che magari sino ad ora potrebbero avergli dato fastidio. Quindi 6 di denaro è una carta che parla di chi cerca di venirvi incontro e di darvi. Se fino ad ora questa persona, abbiamo detto, non è stata in grado di dare, ecco, questa persona cercherà di fare il contrario, quindi di aprirsi a voi. Certamente ragazzi parliamo di un 6 di denari, quindi comunque sempre di qualcosa di piccolo, comunque piccoli passi avanti, ma passi avanti. D'accordo? Cioè qui partiamo da un 4 di denari, da un re di spade e arriviamo ad un 6 di denari, d'accordo? Quindi una persona che scende finalmente dal suo trono e va a darvi quel qualcosa in più, magari anche una dimostrazione in più, che però è importante perché qui partiamo da una persona di una freddezza e di una paura nei confronti dell'amore e del sentimento incredibili. Quindi vi dimostrerà sicuramente qualcosa. Attrazione, magari con un complimento,
affetto, ricordandosi di voi, interesse, d'accordo? In caso, ripeto, voi non stiate più insieme, vi farà capire questa persona che vuole in qualche modo riprendere, se non altro la comunicazione. Non è un asso di coppe, però è un 6 di denari, ma ripeto, se non altro un rapporto amichevole, un rapporto civile, un rapporto che può ovviamente poi evolvere, perché è un 6 di denari, d'accordo? È in piena evoluzione. È una carta di grado sesto, quindi che parla di scelta. Questa persona sceglierà, sempre in maniera molto razionale, però se non altro di agire, di fare un passo in più, perché il 6 di denari parla di generosità, di chi fa quel passo, quel gesto in più verso un'altra persona, quindi verso di voi, per cercare di dimostrarvi ciò che prova, ciò che pensa ovviamente di voi, no? E anche nei confronti del vostro rapporto. Quindi è una piccola apertura in più, che in una persona di questo genere, ragazzi, è una grande apertura, Quindi qui partiamo da una grande chiusura a una piccola finestrella che finalmente si apre o riapre. Quindi in caso tra voi e questa persona la storia sia finita magari da tempo, potreste vedere in questa persona proprio la volontà di riaprire la faccenda con un messaggio, una telefonata, uno sguardo in più, un saluto particolarmente caloroso o comunque, ripeto, un contattarvi, un ricontattarvi sui social, un like. D'accordo? Quindi un complimento in più, quel sorriso in più, cioè questa persona vi farà capire che vuol venirvi incontro, che vuol riappacificarsi, che vuol ritrovarvi semplicemente, anche scendendo a compromessi, cosa che sino ad ora questa persona non ha mai fatto. Quindi o riprendere una frequentazione in caso, diciamo, si sia interrotta, o di portarla avanti in caso sia ancora in essere, ma partendo da basi diverse. Quindi da un 6 di denari, quindi dando in più, dando qualcosa in più. Il 6 di denari è una carta che parla anche di supporto, quindi potrebbe magari aiutarvi in qualcosa o potrebbe, diciamo, trovare nell'aiuto la scusa giusta per potervi riagganciare. In caso siate colleghi, potrebbe per esempio fingere di volervi aiutare per poter tornare nelle vostre grazie. D'accordo? Quindi una persona che si dimostrerà anche stranamente più comunicativa, più comprensiva, più empatica. D'accordo? Quindi stranamente questo cyborg inizia a sciogliersi e la situazione ovviamente a migliorare. Vediamo ora da questo piccolo passetto in più con questo 6 di denari che cosa invece accadrà in ultima posizione. Mamma ragazzi, che carta meravigliosa. Allora, qui abbiamo il mondo, quindi come procederà l'esito della relazione. Allora, in caso tra di voi ci sia stata una rottura, una chiusura, il mondo parla assolutamente comunque del ritornare insieme, quindi di una situazione che ovviamente riprende. In caso ci siano state delle incomprensioni, verranno chiarite. È una carta che parla quindi anche di riappacificazione, una carta che parla di, come tipico del mondo, ovviamente di completezza, di complicità, di un ritrovarsi, ed è una carta che parla anche appunto di completezza un po' in tutto, quindi sia nei sentimenti che anche nella passione. È la carta proprio del lieto fine, il mondo. Quindi il vostro legame è destinato a riprendere, o comunque, in caso non sia mai terminato, a durare nel tempo, o comunque ad evolvere in qualcosa di molto più importante. È una carta quindi che parla di comprensione, di un nuovo inizio e della chiusura di un ciclo negativo per aprirsi ad un ciclo completamente nuovo, ovviamente positivo. Quindi parla di successo amoroso, questa carta meravigliosa, di un rapporto appagante, di profonda intesa sia fisica che anche emotiva ritrovata, della concretizzazione di progetti amorosi, quindi qualsiasi possa essere stato il vostro sogno, questa persona farà di tutto per realizzarlo e nel tempo ovviamente si realizzerà. È una carta che parla anche di un incontro in particolar modo molto importante che andrà a sbloccare questa situazione, un incontro ricco di passione, di complicità, di appagamento sia fisico che emotivo,
di un'esperienza, diciamo, quindi sia sentimentale che anche erotica, sessuale, in totale sintonia, quindi ritroverete il vostro feeling. E ovviamente è una carta che parla quindi del passaggio da una fase ovviamente delicata di incomprensione, una fase anche di distacco, di allontanamento, di freddezza da parte di questa persona, ad una fase completamente nuova. Ripeto, è proprio un nuovo ciclo karmico che si apre della vostra vita e della vita di questa persona, e quindi anche della vostra vita insieme. Quindi ritroverete una nuova fase, una fase anche dove l'intimità ovviamente sarà sicuramente agli apici, in caso ci possano essere stati problemi anche ovviamente in questo ambito, d'accordo? Quindi finalmente corpo e mente si allineeranno, come ovviamente è nella massima espressione dell'amore e dei desideri da parte di questa persona, lo abbiamo detto ovviamente con la carta degli amanti. Ecco, finalmente questa persona metterà un punto alla sua ricerca ovviamente e al giudizio finale nei vostri confronti, un giudizio che sarà appieno al 100%, cioè finalmente questa persona ritroverà e riconoscerà in voi la persona giusta, quindi tutte le spunte saranno verdi, quindi finalmente questa persona capirà di aver trovato la persona giusta, o comunque sarà disposta a venirvi incontro, magari nonostante le normali ovviamente differenze caratteriali, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una persona che cambierà, quindi cambierà il vostro rapporto, d'accordo, però ragazzi la carta del mondo è una carta che parla di un nuovo ciclo karmico per lui, quindi questa persona cambierà, quindi evidentemente anche queste ferite del passato verranno cancellate, cioè finalmente questa persona riuscirà a mettere da parte questi ricordi così dolorosi in riferimento a questa imperatrice. In caso sia una persona che conosciate da poco, che potrebbe aver avuto ancora magari qualcuna attorno, deciderà di mettere da parte questa persona. In caso sia una persona impegnata, questa è una persona che arriverà assolutamente ad un punto, ad un dunque, ad una scelta, ad una decisione, perché il mondo è proprio, ripeto, la chiusura di un ciclo karmico, d'accordo? Quindi questa persona si renderà conto che ormai il vecchio rapporto non ha più nulla da dirgli e da dargli, d'accordo? E che quindi è arrivato ad un punto della sua vita in cui deve per forza cambiare, per evolvere, per andare avanti, perché ragazzi la vita di tutti è un percorso verso il cambiamento. Questa è una persona che ha cercato disperatamente di bloccare questo cambiamento. Siamo partiti da un 4 di denari che rappresenta proprio la stagnazione, no? La fissità, l'immobilismo, ed arriviamo al mondo, quindi all'evoluzione totale. Quindi questa persona dovrà cambiare dentro per cambiare anche il rapporto con voi. Avverrà questo cambiamento? Assolutamente sì, quindi voi capirete anche che la risposta a questa stesa, cioè ma mi ha preso in giro questa persona, mi ha soltanto illuso o provava reale sentimento? La risposta è che questa persona ha sempre voluto da voi qualcosa in più, ma aveva paura, non riusciva, non poteva, d'accordo, darvi qualcosa in più. Ovviamente invece il futuro sarà ben diverso, quindi questa persona vi dimostrerà veramente tanto e ovviamente questa persona entrerà proprio prepotentemente a far parte della vostra vita. Il mondo è una tra le carte più belle, se non addirittura la carta più bella, ovviamente degli arcani, assieme alla carta del sole, perché rappresenta chiaramente la completezza, il successo, l'apice massimo a cui si possa ovviamente aspirare e mirare, d'accordo? Quindi è una carta veramente molto molto bella. Ripeto, in particolar modo sarà molto importante un incontro tra voi e questa persona che andrà proprio a sbloccare la situazione. Ecco, per quanto riguarda ovviamente le tempistiche, il mondo è una carta veloce, quindi è una carta positiva anche in questo. Le tempistiche grosso modo entro 3-4 mesi al massimo, quindi questo cambiamento, questa volontà di riprendere o comunque di portare a evoluzione il rapporto ci sarà in questi, diciamo, mesi, quindi nei prossimi mesi, 3-4 mesi. È una carta legata al segno del Cancro e al segno del Toro, quindi ovviamente
primavera, estate in particolar modo. Siamo nel mese di marzo, quindi ovviamente anche con le tempistiche dei 3-4 mesi, grosso modo ci siamo. Quindi sicuramente entro appunto i prossimi mesetti, ma anche entro già le prossime settimane, con quel 6 di denari, inizierete a vedere un importante cambiamento in questa persona. Il mondo parla però anche di circostanze favorevoli, quindi non sarà soltanto la volontà di questa persona a in qualche modo portare appunto a cambiamento il vostro rapporto, ma anche il destino, perché ovviamente il mondo parla di ciclo karmico, d'accordo? Quindi anche le stelle, se vogliamo, vi aiuteranno. Tutti gli ostacoli verranno ovviamente vinti e, ripeto, parla di pienezza questa carta, quindi di protezione anche, ripeto, divina, che contribuirà in qualche modo a rendere la situazione di facile risoluzione, d'accordo? Quindi anche in caso tra di voi ci sia stata una rottura o un allontanamento, ecco, piuttosto pesanti, ovviamente non disperate, d'accordo? Quindi mai carta migliore ovviamente a fine stesa e ovviamente come responso, d'accordo? Ovviamente ragazzi, questa stesa termina qui. Questa è una stesa interattiva, io lo ripeto sempre, e in caso vogliate una lettura specifica sulla vostra specifica situazione, io effettuo consulti privati, basta contattarmi appunto all'indirizzo email che trovate in descrizione o, come sempre, ovviamente a video. Dunque, come sempre dal vostro punto di vista, per quanto concerne voi, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, buona festa delle donne e ovviamente, come sempre, buon percorso karmico e a presto!